Ciao, siamo Paola e Max, appassionati di viaggi, fotografia, trekking e fauna selvatica. Attraverso i nostri video raccontiamo le meraviglie di questo splendido pianeta. Benvenuti nel nostro mondo di avventure. Pronti a partire? Max adesso porta giù le prime 2 valigie da mettere in macchina. Per abitudine i bagagli li mettiamo dentro delle sacche, così si proteggono un po' di più. Il nostro volo da Istanbul a Cape Town è in ritardo di sole 4 ore e questo potrebbe farci saltare i primi giorni perché non sappiamo nemmeno se arriviamo in tempo per prendere la macchina. Finalmente forse tra poco ci imbarchiamo. Dovuto fare tutto di corsa perché con le 4 ore di ritardo del volo siamo arrivati a 25 minuti dalla chiusura del rent-a-car e quindi stanno venendo a prenderci. Pesante. Pesante la fatica. Ormai sono 36, quant'è? Troppo che siamo in fila. Sì. Ci è voluta un'oretta e un quarto. Sì. Un'oretta e mezza A fare tutte le pratiche. E adesso, Pur facendo rapidamente. adesso stiamo andando nella nostra Verso tappa. la prima Quanti tappa. chilometri sono? Sono circa, mi pare, 300 km da fare. Buongiorno, abbiamo dormito benissimo in questa guest house, ci siamo trovati molto bene, ora facciamo colazione e poi si parte per Ograbies. Qui abbiamo Rocher che ci ha dato un sacco di indicazioni, è stato bravissimo, ci ha dato un sacco di informazioni per il nostro percorso e quindi tra poco partiamo. Anche questo qua sarà un giorno di spostamenti. Stiamo andando verso Ograbi Fall, credo che si pronunci così. Sono 550 km circa, ci metteremo 5 ore. Le piccole cose che fanno un uomo felice. Non trovavo il cruise control, poi c'è una levetta nascosta dietro il volante, adesso sono un uomo felice. L'indicatore della benzina è fermo sul pieno, che o abbiamo trovato la macchina che non consuma nulla, dopo 500 km è sempre piena, oppure può essere un problema perché qui i benzinai a volte sono ogni 300-400 km. Siamo a Springbok, facciamo una tappa, stiamo facendo benzina, allora qua il costo è di 20,44 rand al litro. Siamo appena entrati nel parco nazionale del Ograbies, dovrebbe dirsi così, ma non abbiamo ancora capito bene come si dice. In italiano sempre Ograbies. Ograbies. Ora ci faremo dire come si dice. Sta calando piano piano il sole, quindi la luce è buona. Speriamo di arrivare in tempo dalle cascate per riuscire ancora a fare qualche foto. Sto andando in reception a fare il check-in e già da qua sento il rumore delle cascate, devono essere particolarmente forti. Check-in fatto, andiamo a prendere la macchina e andiamo subito a posare le valigie per vedere le cascate al tramonto. L'ho fatta tutta di corsa con questo caldo tremendo, non è proprio il massimo, però sono riuscita ad arrivare in tempo a vedere le cascate che sono uno spettacolo. Stiamo passeggiando in cima alle cascate in questo sistema di passerelle che ti permette di passare da un look point a un altro. Cin Alla prima serata al parco. Stiamo andando verso le cascate e inizia ad albeggiare. Sì, inizia a schiarire, è molto bello. Cosa stai fotografando? Il tappo che mi è caduto ieri sera.
vicino in cima delle rocce. Non credo che lo vediate, no, è quasi impossibile. Comunque è qua in cima. Abbiamo un altro amico che ci fa compagnia. Adesso sono le 9 e c'è già caldo. Insomma, Stamattina non da morire, c'era ma caldo. freschino, Stamattina c'era invece. freschino, comunque si stava bene anche in maniche corte, io e con una Io no. magliettina lei. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una bella alba, poi abbiamo visto un babuino, abbiamo visto tantissimi merli bellissimi tantissimi che ci merli, giravano in giro. esatto. Abbiamo visto un sacco, il motivo principale per cui siamo venuti qui, Sono le le lucertole di lucertole. Augabries. E adesso c'è caldo e andiamo a fare colazione in casa. E ecco qua, pieno di mosche. Siamo coperti di mosche. Siamo coperti di mosche. Dato che alle 9 era già caldo, siamo venuti in camera, abbiamo fatto colazione, ci siamo un po' sistemati le foto, abbiamo già fatto una marea di foto e video, quindi abbiamo già fatto le copie, così stasera non dobbiamo perdere troppo tempo. E ora ci siamo preparati i bagagli e andiamo a fare un giro con la macchina. Sto andando al centro informazioni perché con il caldo che c'è oggi abbiamo bisogno di acqua. E ne abbiamo, però secondo me ne abbiamo bisogno di tanta acqua e quindi ne comprerò ancora un po'. Siamo appena entrati nel game drive che si chiama Quiver Loop. Speriamo perché non siamo sicuri, perché Attento che c'è il buco qua, sì, perché indicazioni non ce ne sono. Esatto, ma comunque dovrebbe essere una strada sterrata semplice di 91 km. Abbiamo iniziato a vedere i bambini, sono tutti a romba perché anche per loro fa un caldo incredibile e insomma la luce è pessima fotograficamente parlando, però è bello perché fanno grooming, si spunciano. Sotto agli alberi si possono vedere. Siamo fermati perché ci sono due giraffe che stanno, diciamo, simulando delle lotte, nel senso che non abbiamo la sensazione che stiano facendo proprio una vera lotta, ma come dei tentativi. Queste giraffe sono leggermente diverse a quelle a cui siamo abituati a vedere, hanno il mantello più chiaro, più sbiadito potremmo dire, e a causa del sole e delle temperature molto elevate della zona, e l'evoluzione ha fatto sì che il mantello si diventasse più chiaro. Stanno bevendo qua davanti a noi e non ci fanno passare. Sono proprio qui davanti nel punto di passaggio dell'auto.
entrando nel piccolo shop che c'è all'interno della reception del parco, così diamo un'occhiata a vedere che cosa ci può servire. Sicuramente l'acqua, oggi ne avremo fatti fuori almeno 5-6 litri e quindi dobbiamo fare scorta sicuramente per i prossimi giorni. Mi è caduto l'occhio su questo vasetto. Sono spaghetti al sugo già pronti. C'è anche il magno. L'argida rimarcata, l'immancabile Legna. legna per chi fa il barbecue, acqua, bibite gasate, insomma c'è un po' di tutto. Finalmente sappiamo com'è il nome esatto, come si pronuncia il nome di questo parco. Com'è? Ochrabis. 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 Ieri siamo arrivati più o meno a quest'ora, cioè sono le 6:10, più o meno siamo arrivati poco prima, ma la luce oggi è decisamente più bella. Sotto al masso, c'è proprio sotto c'è una procavia. Che poi non pungono relativamente. No, no, io sono già abbastanza piena di io uno, beccate, appunto Vi voglio far vedere una cosa, guardate queste pietroline. Queste qua, vedete? Sono caratteristiche di questa zona. Però non sono pietroline, sono tutti escrementi di procavia. Allora io ho beef, vabbè, cotoletta di manzo, Insalata. insalata e Cipolle. anelli di cipolla, e ora ci porta anche le patatine. E io ho, Thank you very much. Thank you very much. Thank you. e io ho invece un uguale ma con un hamburger. Buon appetito. Buon appetito. Sono le 6:15 e l'alba di nuovo stamattina è bellissima, probabilmente più bella di quella di ieri. Max è rimasto in camera perché stanotte ha fatto una notataccia, non è riuscito a dormire e quindi vado solo io a fare le ultime riprese. Sta sorgendo il sole e qua vicino a me c'è un uccellino curioso che guarda. È bellissimo. Mi sembra di vedere un altro fotografo in arrivo. Questa mattina abbiamo dedicato un po' più tempo alle lucertole di Ochrabis. Le abbiamo viste particolarmente attive nella fase accoppiamenti, nel senso che abbiamo visto un sacco, esatto, i maschi che proprio correvano dietro alle femmine. Per riprendere queste lucertole a livello di attrezzatura non c'è bisogno di nulla di particolare, sono molto confidenti, perciò per saltare in aria come quando si nutrono come mosche No, e magari neanche vorrei una avere volta. una lucertola adesso qua così leva queste qua dalla faccia, neanche una volta, però ho viste saltare due femmine proprio in aria e si sono scontrate e poi sono ricadute giù. Preso tutto? Preso tutto, Ok. si chiude e si va. L'avvertimento per stare attenti perché Sì, perché arrivano i qua babuini arrivano i qua. babuini e ti portano via la roba. Esatto. Ok, siamo pronti ad andare. Chiudo Direzione questo che è- Appington. Allora, chiusa e chiusa. Andiamo, partiamo. Appena sfiorata la macchina. Porca vacca. E non siamo ancora arrivati nel deserto. Nel deserto. Tac, come direbbe Tac. Pozzetto. E via. Qua siamo ancora dentro al parco delle Ochrabis, però stiamo per uscendo. uscire.
in direzione Appington. Andiamo ad Appington, che è l'ultima cittadina prima del parco del Cavagadi, e dove faremo un po' di spesa. Il parco delle Augrabies, in italiano si scrive Augrabies, è una buona tappa per chi da Cape Town vuole andare al Kalahari. Noi ci siamo stati un paio di giorni e direi che sono sufficienti perché il parco è piccolino, da vedere ci sono delle belle cascate e noi siamo andati perché da tempo avremmo voluto vedere le lucertole delle Augrabies, che sono lucertole molto colorate Maschi. e di particolare hanno che fanno dei salti molto alti per acchiappare le mosche che volano intorno ai bordi dell'acqua. Purtroppo non siamo riusciti a vedere questa cosa particolare, però li abbiamo visti in fase di atteggiamenti di corteggiamento. Inoltre nel parco c'è un percorso 4x4 di una novantina di chilometri, se non sbaglio, dove è possibile vedere giraffe, babbuini, orici e altri animali, diciamo, della savana. Attenzione solo in merito a questo percorso, che a un certo punto c'è un passaggio obbligato con un'altezza massima di 3 metri. Sì. Quindi se avete un tipo track camper piuttosto che un camper da expedition, non è possibile se passare. è più alto di 3 metri, A noi è piaciuto, è una tappa utile. è una buona tappa per chi sale da Cape Town verso il parco del Kalahari e del Cavagadi, Sì. che comunque è nel deserto del... Kalahari. Ok, ciao, mi raccomando, like. Oh